In questo video ti spiego la differenza fra pronomi atoni e pronomi tonici. In frasi come ti penso, penso a te, lo guardo, guardo lui. Benvenuti o bentornati, sono Raf. Prendiamo queste tre frasi. Gianni chiama Elisa, Gianni telefona a Elisa, Gianni parla con Elisa. In queste tre frasi Gianni è il soggetto e poi abbiamo Elisa. Nella prima frase, Gianni chiama Elisa, Elisa è il complemento oggetto. Si chiama anche oggetto diretto perché non c'è una preposizione fra il verbo e il complemento Elisa. Nella seconda frase, Elisa è il complemento di termine, a Elisa, lo riconosciamo dalla preposizione a. E nella terza frase abbiamo un'altra preposizione, la preposizione con. In queste tre frasi vogliamo sostituire Elisa con un pronome. Vediamo i tre casi separatamente. Se vogliamo mettere un pronome personale nella posizione di complemento oggetto, abbiamo due possibilità. Possiamo usare un pronome atono o un pronome tonico. E questa è la tabella. A sinistra abbiamo i pronomi atoni, mi, ti, lo, la, maschile e femminile, ci, vi, li o le. E a destra abbiamo i pronomi tonici, me, te, lui o lei, noi, voi, loro. Quindi nel nostro esempio, Gianni chiama Elisa, possiamo dire Gianni la chiama oppure Gianni chiama lei. Come si vede, la posizione innanzitutto è diversa. Il pronome atono si mette prima del verbo, mentre il pronome tonico, lei, in questo caso, si mette dopo il verbo. Con l'imperativo, il gerundio e l'infinito, il pronome atono si mette dopo il verbo, ma si unisce al verbo, mentre il pronome tonico rimane nella stessa posizione, cioè dopo il verbo, e separato dal verbo. Chiamala, la è il pronome atono, chiama lei. Lei è il pronome tonico. Vedremo dopo la differenza di significato fra queste due frasi, ma passiamo adesso al secondo caso, quello del complemento di termine. Gianni telefona a Elisa. Anche in questo caso abbiamo due possibilità. Possiamo usare un pronome atono oppure un pronome tonico. E questa è la tabella. A sinistra abbiamo i pronomi atoni, mi, ti, gli o le, maschile o femminile, ci, vi e gli. Per il plurale in questo video userò solo gli. Si può usare anche loro, ma parlo di questa cosa in un altro video. I pronomi tonici invece sono gli stessi di prima. Me, te, lui o lei, noi, voi e loro. I pronomi tonici quindi non cambiano, non c'è differenza fra complemento oggetto diretto e complemento di termine, questo che stiamo vedendo adesso con la preposizione a. E il motivo è molto semplice. Torniamo alla nostra frase. Gianni telefona a Elisa. In questo caso posso dire Gianni le telefona oppure Gianni telefona a lei. Nel primo caso vediamo che non abbiamo la preposizione a, mentre nel secondo caso, con il pronome tonico, manteniamo la preposizione a, telefona a lei. In altre parole, possiamo dire che quel pronome atono le, in un certo senso, contiene la preposizione a, cioè le in quel caso significa a Elisa, mentre il pronome lei non contiene la preposizione a, quindi lei significa solamente Elisa nel nostro esempio e per questo non c'è differenza fra il complemento oggetto diretto e il complemento di termine, perché prima avevamo Gianni chiama lei e adesso abbiamo Gianni telefona a lei. Quel lei è lo stesso perché in tutti e due i casi rappresenta solo Elisa. Allora abbiamo parlato del complemento oggetto diretto, quello senza preposizione. Poi abbiamo visto il complemento di termine con la preposizione a. Per tutti gli altri complementi, cioè complementi introdotti da altre preposizioni diverse dalla preposizione a, abbiamo solo una possibilità. Possiamo solo usare i pronomi tonici. E la lista
è sempre la stessa, i pronomi tonici non cambiano. Quindi la frase Gianni parla con Elisa può solo diventare Gianni parla con lei, se vogliamo sostituire Elisa con un pronome. E la stessa cosa con altre preposizioni. Vediamo qualche esempio. Mi siedo vicino a te, con la preposizione vicino a. Parlano di me, lo faccio per lui. In tutti questi casi non abbiamo scelta, dobbiamo usare i pronomi tonici. Ma nei due casi in cui abbiamo scelta, cioè per il complemento oggetto diretto e per il complemento di termine, che differenza c'è fra pronomi atoni e pronomi tonici? Per quanto riguarda la struttura della frase, abbiamo visto che i pronomi atoni vengono prima dei verbi coniugati, mentre i pronomi tonici vengono dopo il verbo e nel caso del complemento di termine mantengono la preposizione. Dal punto di vista del significato, invece, la differenza sta nell'enfasi, nell'accento. Se dico Elisa ti ama, l'accento della frase è sul verbo, non sul pronome. Mentre se dico Elisa ama te, l'accento della frase è sul pronome. Questa frase significa Elisa ama te e non un'altra persona. Un esempio con l'imperativo. Se dico telefonami, l'enfasi, l'accento è sul verbo. E infatti i pronomi atoni non cambiano l'accento della parola. Telefona, telefonami. Quindi l'enfasi è sull'azione di telefonare. Mentre se dico telefona a me, l'enfasi è sul pronome, su me. Telefona a me e non a un'altra persona. Magari posso dire telefona prima a me, quindi io devo essere il primo a saperlo. Ho detto che con i complementi introdotti da preposizioni diverse da a abbiamo solo una possibilità, possiamo usare solo i pronomi tonici. Ma anche con il complemento oggetto diretto e con il complemento di termine ci sono casi in cui l'unica possibilità è il pronome tonico. Vediamone un paio fra i più comuni. Il primo è quando usiamo anche. Posso dire mi piace la pizza. Quel mi è un complemento di termine, quindi un pronome oggetto indiretto, atono. Mi piace la pizza, va bene, ma non posso dire anche mi piace la pizza. Devo dire anche a me piace la pizza, usando quindi un pronome tonico. E la stessa cosa ovviamente con gli altri pronomi, anche a lui, anche a lei, anche a noi, eccetera. E il secondo caso che voglio nominare è quando usiamo frasi come questa: ha invitato me e mia sorella. Anche in questo caso, per me, dobbiamo usare un pronome tonico, cioè quando abbiamo due persone diverse in questo caso. In questo caso è un complemento oggetto. Ha invitato me e mia sorella. Non potrò mai dire mi ha invitato e mia sorella. È una frase che non funziona assolutamente. Quindi anche in questo caso dobbiamo usare un pronome tonico. Quando abbiamo due pronomi, uno per l'oggetto diretto e uno per il complemento di termine, possiamo usare due pronomi atoni oppure li possiamo in un certo senso dividere e usare un pronome atono e un pronome tonico. Prendiamo la frase ho detto a Gianni che non posso venire. In questo caso al posto di a Gianni mettiamo gli, un pronome atono, e al posto di tutta la frase che non posso venire mettiamo il pronome lo, oggetto diretto. Se voglio tenere i due pronomi atoni, la frase diventa gliel'ho detto. Ma se voglio mettere l'accento sul fatto che l'ho detto a Gianni, posso dire l'ho detto a lui. In questo caso l'enfasi, l'accento è sul fatto che l'ho detto a Gianni, cioè a lui. L'ultima cosa che voglio ricordare è l'uso di se. Prendiamo la frase parlo di me. In questo caso ho usato un pronome tonico, parlo di me, cioè me è il pronome tonico. E in questo caso la frase va bene perché non è ambigua, parlo di me stesso. Ma se usiamo la terza persona, la frase può diventare ambigua, perché se dico Gianni parla di lui, chi è lui? È Gianni o è un'altra persona? In questo caso la frase è ambigua e quindi in questo caso si distingue. Se Gianni parla di un'altra persona,
allora si dice Gianni parla di lui, se l'altra persona ovviamente è maschile, lui. Ma se Gianni parla di Gianni, non si dice Gianni parla di lui, si dice Gianni parla di sé. Si usa il pronome sé e lo possiamo rinforzare dicendo Gianni parla di se stesso. Grazie per avermi seguito, se ti è piaciuto il video lasciami un bel pollicione e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!